Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Diego Grassi, sono il fondatore della Grassi Scuderia Milanese e abbiamo presentato il nostro progetto Grassi 044S. La vettura è un tributo alle vetture delle Gruppo B e sostanzialmente è una vettura completamente nuova. Non è un vero e proprio resto mode in quanto non abbiamo nessuna macchina donatrice, ma viene tutto quanto progettato, creato, realizzato e poi assemblato da noi e da zero soprattutto. La parte di telaio è un telaio traliccio in cromo molibdeno, quindi un telaio tubolare, non una monoscocca in carbonio. Il motore ce ne stiamo occupando completamente noi, sarà un 3000 4 cilindri turbo da 650 cavalli, posizionato posteriormente centrale, quindi diciamo la posizione sarà più o meno questa all'interno della vettura. Dietro i sedili la posizione sarà molto simile a quella della Lancia Delta S4. La trasmissione invece avremo un cambio 6 marce manuale, vecchio stile, vecchia gloria diciamo, oppure un 6 marce sequenziale meccanico. No, la scelta del cambio è una scelta conservativa, nel senso che vogliamo mantenere un DNA vero, molto racing della vettura e non avere dei filtri dati dall'elettronica o comunque da delle interazioni esterne a quello che fa il pilota della vettura. Per quanto riguarda le prestazioni, attestiamo uno 0-100 intorno ai 2 secondi e 9, quindi sotto i 3 secondi. La vettura farà più di 300 km/h come top speed. Giusto per darvi un po' di numeri, il peso della vettura è intorno ai 1100 kg, adesso non abbiamo ancora il peso definito finale, diciamo, perché appunto come dicevo prima stiamo facendo tutta la progettazione, quindi alcuni componenti mancano ancora, però stimiamo un peso intorno ai 1100 kg. E per quanto riguarda il motore, partiamo con una base di partenza di 650 cavalli sulla versione stradale, poi avremo degli step a salire per ciò che riguardano pacchetti race e vetture per le corse. La vettura sarà targata per la circolazione stradale e avrà anche un'omologazione FIA per poter partecipare a diverse competizioni. Tutta la parte di bodywork, quindi di carrozzeria, verrà realizzata in composito, in carbonio. E la macchina sarà 4 ruote motrici, 3 differenziali autobloccanti, anteriore, posteriore e centrale. Attualmente stiamo progettando tutti i vari componenti che sono appunto dei componenti specifici per questa vettura. Non andiamo ad avere nessuna macchina donatrice e abbiamo ancora bisogno di un attimo di tempo per ultimare la progettazione e poi inizierà la produzione vera e propria dei componenti e successivamente l'assemblaggio. Quindi vorremmo avere una macchina funzionante per poter iniziare i test e lo sviluppo del prodotto entro la fine del 2025. La macchina sarà composta da 2 cofanghi, un anteriore che verrà aperto verso la parte anteriore, quindi si solleverà dal parabrezza e si aprirà verso il davanti della vettura, e un altro posteriore che anche lui si aprirà sempre nella parte anteriore in modo tale da poter dare accesso a tutta la parte di motore e organi meccanici presenti sotto al cofanghi. Abbiamo diverse prese d'aria, sia questa qua come potete vedere, e in realtà questa fa una doppia effetto di presa d'aria, una duplice funzione sia nella parte superiore che anche nella parte inferiore, quindi tra il tetto della vettura e la presa d'aria vera e propria avrà una ulteriore entrata d'aria per andare a raffreddare liquidi e altri organi meccanici all'interno del cofano. I cerchi sono tutti interamente fatti dal nostro designer, lo stile è nostro, cerchi forgiati ovviamente perché dobbiamo garantire sicurezza e performance alla vettura, quindi pesi molto contenuti, freno a mano idraulico. All'interno avremo appunto una pedaliera senza servofreno infulcrata in basso, quindi come una vera e propria macchina da corsa. Sarà regolabile il piantone e la pedaliera in avanti e indietro, mentre il sedile avrà diciamo soltanto una regolazione in altezza e sarà sostanzialmente fisso. Ci saranno diverse misure di sedile, diverse taglie in base appunto agli occupanti della vettura. Verranno prodotti 44 esemplari, tutti quanti numerati, non uno di più, non uno di meno, perché appunto vogliamo dare anche una serietà nei confronti del cliente e non dire che verranno prodotte 44 vetture e poi aumentare dei numeri, quindi 44 in totale della produzione.